Amici, un saluto da Jack e Max, l'intrattenitore che vi tiene per ore. Siamo alla classificona, visto che me l'avete chiesto tante volte. Facciamola! About You Video Games. Cos'è questa? Questa è la classifica dei giochi preferiti di tutti i tempi, la serie preferita, la soundtrack. Oh, il protagonista è il villain, la miglior storia. Non l'ho giocato ma voglio. Tu lo ami ma tutti lo odiano, tu lo odi ma tutti lo amano, il miglior art style, ovviamente stile grafico o anche stilistico, il miglior finale, il miglior boss fight, il miglior gioco di infanzia, il miglior gioco rilassante, il gioco più stressante, il gioco che ti senti sempre il bisogno di tornarci, il guilty pleasure, un gioco che non significa che sia brutto ma semplicemente un gioco che non sai perché lo giochi così tanto, c'è un qualcosa che ti cattura e ce ne sono, E ovviamente tante ore giocato, vi assicuro che ce n'è di tutti i generi, tutti forse no, ce n'è per tanti generi, tanti colpi di scena e come sempre, ovviamente, lo devo dire, è sempre una questione di opinione personale. È personalissima, perciò se siete triggerati da questa cosa non guardate oltre, lo dico in anticipo. Bene, allora partiremo, visto che è troppo facile partire subito col gioco preferito, partiremo colonna per colonna. E allora ci mettiamo una bella censura qua, e attenzione, ce li abbiamo, mi sposto anche un po' la webcam così possiamo parlarne apertamente. Tanto qua abbiamo il nostro Marco Porcio Catone, il censore romano che ci blocca il resto e ci salva dallo spoiler. E vediamo dunque. Partiamo da Best Story, che non significa miglior gioco, la miglior storia. E ragazzi, come si può non parlare di... Io non avevo dubbi qua perché ci sono tante storie che adoro. C'è Metal Gear Solid 1, 2, 3, 4... Final Fantasy, Persona, tanti altri, Shadow Hearts, Xenosaga, Xenogears, ma c'è tanta roba, ma ragazzi, come Red Dead Redemption 2 non c'è nessuno, veramente, ma perché Red Dead Redemption 2 ha qualcosa di speciale, c'è anche della Last of Us, ma Red Dead Redemption 2 è eccezionale, c'è una storia di redenzione che avrei voluto ci fosse a livello psicologico, ma semplicemente come storia pura. È una storia di quest'uomo che ha fatto tante cose brutte, continuerà a fare altre cose brutte, ma a un certo punto deve guardarsi indietro e capire in che direzione porta la mia vita. Ragazzi, qui è veramente un lavoro incredibile, dovrebbero farlo vedere in tutte le scuole se non fosse che un gioco 18+, vabbè. Però diciamo che Red Dead Redemption 2 è eccezionale. Già l'1 con John Marston si spingeva in un territorio incredibile, ma la storia di Arthur Morgan, capolavoro assoluto, non si discute veramente, lo metto qui come il mio gioco, la mia storia preferita in un videogioco, con tante altre scelte, ma non potevo farne a meno. Per il resto andiamo alla favorite boss fight, l'ho pronunciato, e questo è spoiler, mi scuso, ma di solito le battaglie più belle sono quelle climatiche, sono quelle alla fine di un gioco, dove ti trovi questo mega... a meno che non sia un Soul, che può essere anche a metà, un terzo, alla fine, non lo so, può essere ovunque un Soul, ma qua stiamo parlando di Metal Gear Solid 3, spoiler, The Boss, spoiler, no, proprio The Boss, cioè la favorite boss fight è The Boss, è un personaggio incredibile, la mentore di Big Boss, per la cronaca può sembrare Snake, ma è chiaramente Big Boss, e ovviamente è una mentore con una storia complicata, ti tradisce, ha la sua squadra, devi combattere la sua squadra e alla fine emerge il motivo per cui l'ha fatto. No, questo non ve lo voglio proprio dire perché so che non l'avete ancora giocato, non posso proprio. E allora è una battaglia incredibile perché tu sai le sue motivazioni, tu capisci che non l'ha fatto perché così le andava, perché l'hanno pagata bene, no, l'ha fatto per una ragione incredibile e il mondo la considera sempre una traditrice e tu non devi solo combatterla col CQC, che per me è l'apice del gameplay di un Metal Gear Solid, ma proprio quel momento magico in cui l'affronti, le punti la pistola e vedi che non fa nulla Snake. Tu come giocatore devi prenderti la responsabilità di premere quel pulsante, mentre i fiori cadono, i petali cadono, tu devi farlo e ti distrugge perché tu hai vinto la boss fight.
ma non hai il coraggio di premere quel pulsante, perché sai che è quello che non vuoi fare, però lo devi fare, capisci? Devi completare la missione. E allora, per me rimane sempre... Poi vabbè, può esserci qualsiasi grande boss finale dei giochi di ruolo, quelli belli, quelli con le belle boss fight, però non ce l'ho fatta a superare questo momento e so che tanti approveranno, ma io vi chiedo, mi raccomando, nei commenti ditemi quali pensate, quali sono le vostre scelte, ditemi qual è invece la vostra scelta, quale boss fight è la vostra preferita. Magari evitiamo spoiler troppo grossi per chi legge più che altro. Tons of Hours Played, io ragazzi ho 1500 ore, ma anche di più se prendiamo PS4 e PS5, su Final Fantasy XIV. È un MMORPG, è ovvio, poteva esserci Skyrim, ma Skyrim mi sono reso conto che l'ho giocato meno. Ma questo qua, essendo un gioco che è sempre aperto, apri sempre, fai sempre le missioni quotidiane, una cosa e l'altra, è un gioco mastodontico, non sono neanche arrivato in pari, non pensate che io sia arrivato alla 7.4 di Down Trail, no? Sono a Endwalker, per conto mio, online sul nostro file sono a Stormblood, quindi soltanto la seconda espansione. È mastodontico, è immenso, è gigantesco, lo consiglio, è un gioco che tra l'altro anche molto inglese, perché in italiano non lo trovate, è molto inglese, anche abbastanza parole anche abbastanza complesse, non è un problema per chi lo mastica troppo bene, per tutti può esserlo, però è un gioco immenso, veramente incredibile, potete giocarlo gratis tutta la storia, la main plot, Heavensward, la prima espansione, Stormblood, la seconda espansione e anche tutte le post espansioni di queste, che è una roba massiccia, quasi 1000 ore, se lo giocate con i miei ritmi ci arrivate anche, più o meno. Quindi sì, non vi preoccupate, è un gran gioco, assolutamente merita. E ora andiamo avanti con questa classifica e liberiamo un'altra colonna. Cambia la moda, cambiano i tempi e ci prendiamo sempre le mazze sui denti. Questa frase ormai è un motto del canale, perché io comunque... Abbiamo questa volta il favorite villain. Qua è difficilissimo, vi dico qualche nome che non sono riuscito a inserire, partendo da Revolver Ocelot, Albedo di Xenosaga, che se non lo conoscete dovete assolutamente recuperarlo, un folle incredibile, poi piace a me, Luca Blight di Suikoden 2, abbiamo tanta roba, veramente non finiscono più. Abbiamo ovviamente Kefka di Final Fantasy VI, che è uno dei preferiti di molti fan di Final Fantasy, ma Sephiroth è sempre stato il mio preferito. Sephiroth per me è proprio quel classico villain incredibile, che poi l'hanno sviluppato nel tempo e ti hanno dimostrato con Crisis Core che non è sempre stato questo folle spietato, no, cioè non considero le sue motivazioni valide, non le considero valide, è un ragazzo arrabbiato che decide di far fuori tutto e tutti, quindi insomma non lo so, non è che lo giustifico, però il design perfetto, le sue trasformazioni perfette, il suo modo di fare, il suo modo di giocare con la tua testa del giocatore e del protagonista Claude sono veramente incredibili, quindi assolutamente Sephiroth è il mio preferito, ma lo sapete già perché vabbè, ne parlo sempre, ogni volta che vedi Jack Nel parla di Sephiroth, qua se che non là c'è il sound punto esclamativo Sephiroth sulle mie dirette, ragazzi lo sapevate già, era ovvio che era questa la mia scelta e chi mi conosce. Andiamo con Favorite Ending, il finale preferito. Final Fantasy X ha un finale perfetto, arriveranno gli spoiler, avrete deciso, ma prima dico qualche alternativa. Chiaramente Metal Gear Solid 4, la chiusura della storia di Solid Snake, e qui non faccio spoiler. Altri giochi hanno chiusi benissimo, in un finale di cavolo, spettacolo, bellissimo. Revelation 2 di nuovo. The Last of Us parte 1, la 2 no, la parte 1 ha un finale clamoroso, veramente ti lascia quel fattore shock addosso, incredibile. Però Final Fantasy X è la mia scelta, perché è una storia romantica, triste, e che ti lascia l'amaro in bocca. Io la vorrei considerare canonica e ignorare tutto ciò che è arrivato dopo, il 10 secondo, con Yuna che passa da templare a ballerina, cantante, che fa le mosse, vabbè.
ricordiamoci Fantasy X con questa gran finale, questo colpo di scena di Tidus, protagonista, che scopre praticamente non di essere dentro un sogno, di essere il sogno. E questo veramente, come giocatore, ti uccide, perché tu sai che dopo quella battaglia finale non ci vuoi credere che finisca veramente male, ma che il sogno però poi deve finire. È qualcosa di incredibile, ragazzi, ancora oggi è sempre toccante. Guilty pleasure non vuol dire un gioco brutto, lo dico ancora, non vuol dire un gioco brutto. Guilty pleasure è un piacere che non sai perché ci giochi tutte quelle ore, e qui non capirete, probabilmente dall'immagine, ma è praticamente One Piece Pirate Warriors 3, praticamente un gioco Musou, e ovviamente i Musou sono i più famosi guilty pleasure, perché cosa c'è di meglio di giochi dove ti meni all'infinito, fai ogni mappa, ogni cosa, l'ho fatto al 100%, non mi bastava, sono andato avanti, ho voluto portare su i personaggi, sono più di 300 ore, ma ci giocherei ancora, ci gioco ancora in realtà. Quindi insomma, bellissimo, meglio ancora del 4, perché il 4 è molto più sintetico. Io volevo un gioco casinaro che devi fare tante cose e farle 1000 volte. Bene, guilty pleasure. Non mi interessa, ci sono tanti modi di intendere il guilty pleasure, però questo è veramente, ti senti colpevole perché sai che stai perdendo il tempo, perché dici l'ho già portato al massimo, cosa devo fare ancora? Non c'è mai un limite in questi giochi. Ci poteva stare Cookie Clicker, ma mi sono disintossicato dal Cookie Clicker, quindi no, lasciamo questo Pirate Warriors 3 che rimane una gran scelta. Siete pronti? Liberiamo un'altra colonnina. Ragazzi, l'avete vista 1000 volte da me. Esplans Interius, ira veementi, l'ira veemente. Se ne va a configurare. Protagonista preferito. E qua, ragazzi, è di nuovo una scelta difficile. Vi ho parlato prima del best story di Arthur Morgan, dell'importanza che ha quel personaggio per me, ma anche tanti altri, per esempio Nico Bellic di GTA 4, per non parlare di giochi di ruolo dove ogni personaggio che interpreti spesso diventa il tuo specchio, ad esempio i protagonisti silenziosi di Persona, di tante altre serie. Sì, non hanno una personalità, perché hanno la tua personalità, ecco perché non hanno una personalità, hanno la tua. Però, ragazzi, se devo sceglierne uno, scelgo il mitico Solid Snake, anche solo per il rimpianto di non aver messo Revolver Ocelot come favorite villain, ma Solid Snake è incredibile, perché veramente quello è uno specchio del giocatore, perché tu segui missioni, tu fai quello che ti dicono di fare, ti dice anche, però la sua ironia, il suo modo di fare è qualcosa di unico, qualcosa di incredibile, veramente. Io ripeto, Solid Snake protagonista eccezionale, che ha i suoi momenti, anche delle cose che fa che a volte non capisci. Ad esempio, tu nell'1, in Metal Gear Solid 1, tu vivi la sua storia con il suo punto di vista, nel 2 inizi a vederla in un'altra maniera, inizi a vedere ma cosa sta succedendo, è pazzesco, veramente pazzesco. Non vi dirò nulla, perché questo non è territorio da spoiler, da qui in poi non penso di fare più altri spoiler in questa classifica, tanto quello che devo spoilerare l'ho già spoilerato, no? Giusto? E allora andiamo avanti, quindi mitico Solid Snake, che rimane un'icona incredibile. Devo ammettere che ci sta anche Kratos, perché Kratos è sempre stato quel personaggio che all'inizio è semplicemente pura malvagità, spacca tutto, distrugge tutto in maniera ignorante, poi diventa un padre di famiglia incredibile. E non lo so, Kratos rimane sempre un altro personaggio memorabile secondo me. Però ripeto, Solid Snake è la mia unica scelta in questo caso, perché veramente è un personaggio con cui sono cresciuto, ho visto la sua storia, l'ho vista finire la sua storia, a differenza di altri personaggi che magari non sai come finisce. Con Snake ci arrivi nel 4, saprai come va a finire. E poi andiamo avanti con Best Art Style, e non ci ho voluto mettere una copertina, ci ho voluto mettere il menu di Persona 5. Cos'ha di così speciale in Persona 5? Non è solo che sia bello perché ha fatto delle cose incredibili, una grafica dei personaggi, ha stile. Lo stile
batte tutto, lo stile è arte, lo stile è il modo in cui proprio in un menu ti compatti tutto in una maniera eccellente, non l'ho mai vista prima, la vedo dopo che tanti hanno capito il genio di questa incredibile menu, che ogni schermata ha il suo perché, e hanno compattato in pochissime sezioni, perché se voi avete giocato a giochi di ruolo sapete quante sezioni ci vogliono, pensate solo a Oblivion e Skyrim, quante volte devi premere L1 e R1 per andare su e giù, invece in persona tutto lì davanti a te, lo trovi, semplice, e ci sono tutte le informazioni, non manca nulla, c'è veramente ma proprio tutto, è perfetto. Graficamente è anche bello, quindi insomma non è il gioco più graficamente incredibile che ci sia. Vorrei sentire il vostro, vorrei sentire le alternative che mi suggerite, quello che mettereste voi, ci tengo davvero molto. E mi raccomando anche nei commenti ditemi il vostro protagonista preferito e il villain preferito, questo ci tengo, perché so che possono uscire delle bellissime frasi. E poi andiamo avanti. Il gioco a cui torni sempre. Io da quando ho giocato a GTA San Andreas, Auto San Andreas, è quel classico gioco che ogni tanto si trova bisogno di tornarci. Poteva essere Final Fantasy VII, poteva essere qualsiasi altro gioco come i vecchi Mario Kart, Super Mario, qualsiasi di quelli storici, ma GTA San Andreas è qualcosa di incredibile. Comunque ti dava una libertà incredibile. Immaginatevi, siamo su PS2, una città, due città, 3 città, campagna aperta, città incredibili, considerato che è sempre un gran gioco per la generazione dopo la mia, probabilmente sarà GTA 5, probabilmente sarà quel classico gioco, quando smetterete di giocarlo dovrete poi tornarci ancora. Però, ripeto, non poteva mancare in questa mia lista personale San Andreas, che per me rimane un capolavoro di gioco. E sì, l'ultima volta l'ho giocato con la Definitive Edition, che ha tanti problemi, non è la mia migliore versione, hanno anche tolto un sacco di canzoni, perciò per me rimane la migliore, la versione PS2, perché PS2 ha la soundtrack completa, l'atmosfera, non lo so come dirlo, la prima versione è quella buona, o anche PC, perché no, però anche se PC con gli aggiornamenti hanno tolto anche lì le musiche. Diciamo che veramente San Andreas rimane un giocone incredibile ancora oggi e ci torno sempre volentieri, sempre buono, controller in mano, mi piace tantissimo, veramente. Andiamo, liberiamo la prossima colonnina. Ok, guardate, già show. Ma lo sto facendo addosso. The enemy has already hit. Un attimo, Right, my sympathies. Sneaking missions are called wet words for a reason after all. Don't worry about it, Jack. It's okay. Ma che bella gioia, come That is, stai? as long as you take a shower the second Shower! you get back. Do we have a deal? Yeah. Ok, divertente, Ma ciao, bella gioia, come stai? Me lo ricordavo, lo so. Siamo quasi alla fine, ma non vi voglio ancora rivelare il gioco, il mio gioco preferito per ora, che poi l'avrò anche detto tante volte nelle mie live, ma migliore soundtrack, Persona 5 Royal. Vi consiglio di andarvela a sentire, ve lo farei sentire io, ve la farei sentire io, credetemi, ma non posso per copyright, perché mi buttano giù il video, o mi trovo di strike, non posso farlo, ma le trovate su YouTube, le trovate su Spotify, le trovate. Quello che voglio dire, ascoltatevi la battle theme, le battle theme, le boss theme e le musiche dei dungeon, in particolare ci sono dei dungeon veramente incredibili, un brano chiamato Price, che per me rimane un capolavoro assurdo, io me l'ascolto, mi ascolto le cover che hanno fatto, c'è proprio una cover rap, quindi voglio dire, è una serie che ha ispirato tanti lavori, tante opere, ma soprattutto il grande Shoji Meguro, che per me o c'era lui in classifica o c'era un qualche lavoro di Nobuo Uematsu, il compositore di Final Fantasy, oppure Koji Kondo, come ha fatto soundtrack di Super Mario, Zelda e tanto altro.
però alla fine ho deciso di premiare Persona 5 Royal perché alla fine ci torno in ricorrenza. Anche Final Fantasy XIV, essendo pieno di musiche e pieno di tanta roba, ma questo è un gioco più condensato, quindi assolutamente capolavoro assoluto. Se vi piace il rock, il blues, trovate tanta roba buona. E ovviamente mi odierete tanti di voi, perché Minecraft è un grande preferito. Non dirò il più grande cliché sbagliato su Minecraft, non dirò che è un gioco per bambini, perché non lo è. Tantissimi adulti giocano a Minecraft. Chiudiamo subito questo stereotipo, perché ci poteva esserci Fortnite, molti avrebbero detto Fortnite è un gioco per bambini. No, Minecraft è un gioco con cui molti sono cresciuti, c'ha più di 15 anni sto gioco, è vecchissimo, però è un gioco bello, sandbox, ma onestamente non mi ha mai entusiasmato, perché dopo un po' mi rompo. Ci ho provato, mi hanno anche costretto, mi hanno bloccato, ho detto Jack devi giocare con me, ci ho provato, non lo sopporto, è veramente una cosa incredibile, non mi annoia, non c'è mai nulla che mi ha annoiato, veramente, piuttosto vado a farmi distruggere dei boss di Elden Ring, ma non ce la faccio con Minecraft, proprio ci ho provato, ci avrò più di 100 ore, perché mi sono messo anche, veramente sembra incredibile, ci ho fatto di tutto per farmi piacere questo gioco. Ho iniziato a costruire templi, mi sono fatto Atlantide sott'acqua, ho fatto un tempio pazzesco, ma non riesco, non ce la faccio, veramente, ho KO tecnico, veramente, non ce la faccio. Purtroppo Minecraft è più forte di me, mi scuso perché ci sono tanti fan, ma onestamente non me ne frega nulla, è la mia opinione e rimango della mia opinione che Minecraft è un gioco che proprio non mi piace, tutti lo amano, tutti mi dicono ma sai, ma Minecraft, bellissimo, ho passato la serata su Minecraft. Ho detto, guarda, ho dormito e sono stato meglio io. Non lo so, non è che si può comparare l'esperienza con quella degli altri, però ripeto, Minecraft proprio a me non dà nulla, è quel classico gioco che pure ho comprato perché l'ho pagato ai tempi la Java version, che poi è diventata la versione Windows e Microsoft, vabbè, morale della storia, però in compenso mi piace molto Minecraft Dungeons, attenzione, Minecraft Dungeons lo adoro, è bellissimo, divertentissimo, Minecraft Dungeons mi piace. È fortissimo, però non riesco a piacere, non mi piace il gioco vero che Minecraft, incredibile, colpo di scena, stressful game. Ho voluto mettere un gioco stressante ma bello, perché era ovvio, la scelta base, anch'io, la mia mente, senza a riposo, mettiamoci Dark Souls, ma è scontato, ovvio che ci vai a mettere un Soul, un Bloodborne, un Elden Ring, no, ma ci vai a mettere, io ci vado a mettere Shadow Hearts, che è un gioco che adoro, PS2, ma cavolo, è difficile perché ti tiene sempre, ogni battaglia, che poi c'è il cliché, i giochi a turni sono tutti ripetitivi, premi un tasto, sì, certo, il Judgment Ring, che è l'anello del giudizio, vai a vedere, vai a farti la battaglia, vai che poi mi muori 30-50 volte, e non per la difficoltà in sé, devi sempre essere attento a quello che fai, è tutta una questione di combo, di premere il momento giusto, è tutto in tempo reale, per essere un gioco a turni in tempo reale, nel momento in cui tu scorri, ce ne sono tanti così, c'era anche Legend of Dragoon su PS1 addirittura, ma questo è un gioco che poi a un certo punto vai a fare delle prove nei templi e ti trovi con delle penalità incredibili, tipo non puoi curarti, non puoi usare magie, non puoi usare attacchi, non puoi fare un cavolo, sei veramente bloccato, e c'è un punto del gioco veramente brutale. Altrimenti, se fosse solo un punto del gioco, ovviamente Dark Souls, ovviamente gli arcieri di Orlando, ovviamente, cosa poteva essere se non quello? Sblocchiamo ancora un po', ma non sblocchiamo tutto, lo faccio in tempo reale, davanti a voi. Gli spoiler. Ecco qua, facciamo così, mi piace per il povero Catone che si sposta qua, si sposta là. Allora, partiamo da Childhood Game, il gioco dell'infanzia. Lo riconoscete? Sapete qual è Mario Kart? Pixel non è ancora il Mario Kart moderno e ridefinito, è Super Mario Kart, anzi Mario Kart 64 senza sotto, Mario Kart 64 è un gran gioco minimalista, ma non troppo. Se avevi nuovi amici, se avevi i controller, io ne avevo 3 di controller, non avevo fatto 4 controller, però qualcuno se lo portava anche da casa, diventavano 4. Bellissimo, c'era la battaglia dei palloncini, i circuiti, le musiche, bellissimo, ripeto, rimane ancora oggi il mio Mario Kart preferito, anche se è 8, a livello di qualità
ha fatto troppa roba, veramente lo sfonda a un certo punto, ma il gioco di infanzia è subito sempre, e vorrei tornare perlomeno perché a volte il Nintendo 64 si frizza, giochi un po', fai frizzato. Quindi mi sa che rimane più gioco di infanzia che gioco a cui posso tornare, che allora è JJ a San Andreas, avete visto. Relaxing game, che poi cozy game, direte, ma Final Fantasy 8 perché un Final Fantasy rilassante? Perché ci spendevo sempre 100 ore, specialmente 50 dedicate a partite di carte, a livellare, a rilassarmi, esplorare il mondo, far salire le junction e tutto questo sistema che a me piace. Tanti dicono, ma ti rompe il gioco, breaks the game un corno, chi se ne frega? Veramente, se rompe il gioco è così bello, ti rilassi, te lo fai. Mi piace giocare ogni tanto, torno su Final Fantasy 8, sfondo tutto, mi piace, il classico gioco diventi potentissimo, se sai quello che fai, si rompi il gioco e diventa un gioco di rilassante, ma le carte ti terranno sempre attivo, perché basta che fai un errore, ciao, la tua carta principale la devi riconquistare, se riesci, altrimenti sparisci in un'altra città. E può succedere con la regina del gioco, le carte ovviamente. Ed è un bel gioco, fra l'altro, non capirò mai, anzi le capisco le critiche, ma qualsiasi gioco è criticabile, onestamente, se guardi quello, qualsiasi gioco è criticabile. Io dico che Final Fantasy 8 è tanto meritevole. Andiamo avanti ragazzi, e adesso arriveranno gli spoiler, voglio solo censurare il mio gioco preferito di sempre, perciò partiamo con Have not played but want to. Cosa vuol dire? Non l'ho ancora giocato, ma voglio. Ci pensavo di mettere The Witcher 3, ma è la classica scelta ovvia. Tutti abbiamo. Non ho ancora giocato The Witcher 3, ma lo voglio giocare. Tutti ce l'abbiamo. Non è una novità. Tutti ce l'abbiamo questa scelta. Perciò ho voluto metterci Dragon Quest 11, che in effetti è un gioco che ho, ma non ho ancora giocato. Cavolo, ispira l'ambientazione, le migliorie moderne, ragazzi. Dovete sapere che soprattutto in Giappone Dragon Quest è il re della serie di RPG. Cioè non è Final Fantasy, non è altro, non è Pokémon, è Dragon Quest. E quindi io ancora ne ho giocati alcuni, ma non ho mai giocato questo, e mi ispira tantissimo e non sento il momento di giocarlo adesso, cioè non lo giocherò prestissimo, quindi aspettiamo, teniamo in lista, magari lo farò anche in live, chi lo sa. Tu ami, tutti odiano. Resident Evil 5. Mamma mia, quanto è disprezzato questo gioco, anche dai giocatori, anche dai fan della serie. Tanti dicono è il gioco che la rovina. Allora, io sono un grande appassionato di Resident Evil e posso dire che Resident Evil 4 ha cambiato la serie e non l'ha fatto male, l'ha fatto molto bene. Resident Evil 5 semplicemente prende più la parte action e focalizza tutto su una campagna coop, che se hai un amico o un'amica con cui giocarlo, potete trovare la mia coop con l'amica Xinkai, ovviamente sul mio canale, e ti diverti tantissimo, è bello, è fortissimo, spacchi tutto e muori, però ti diverti lo stesso. Assolutamente Resident Evil 5, gran giocone per me, veramente bello, tanti lo odiano, ma io lo piazzo nei miei top 3 Resident Evil preferiti e non ci crederete mai, eppure così, quello dico, non lo nego proprio, mi piace tantissimo. Andiamo a serie preferita, qua pensavate di trovare Final Fantasy, conoscetemi, parlo sempre di Final Fantasy. Persona sono dei giochi che è proprio una serie che si è evoluta tanto, perché Persona 1 è un gioco che ancora oggi per me è mediocre, è giocabile. Persona 2, che è diviso in due parti, ho giocato Innocent Sin, che sarebbe la versione PSP, l'ho giocato, è bello, è un gran gioco, una trama clamorosa, e Persona 3 in poi è diventato quello che conosciamo oggi, la serie scolastica, dove tu vai, passi la giornata a scuola, poi decidi tu quando andare nei dungeon, non ti forza di andare oggi, a meno che non sia alla fine, che sei obbligato, ma diciamo che ovviamente è un gioco che non ti forza la mano. Il 3, il 4 e il 5 hanno delle atmosfere diverse, vedrete Golden, io non ho mai giocato la versione Golden, vedrete Golden sul mio canale quest'anno, Persona 4, e chi lo sa,
se mi piacerà e sarà come la prima volta, le prime volte, le migliaia di volte che ho giocato la versione PS2 di Persona 4. E poi comunque mi piace perché ha delle tematiche interessanti, ha dei boss, musiche incredibili, dungeons non è che sono sempre eccezionali, nel 5 sono eccezionali ma nel 4 e nel 3 no, però è talmente pieno, ti fa proprio vivere quella sensazione di essere un membro del gruppo, praticamente uno di loro, ed è bellissimo quello che ti dà. Poi soprattutto è una serie molto filosofica, e vi consiglio anche la serie principale, la Shin Megami Tensei, che è un capolavoro di filosofia, è molto più adulta, molto più grezza rispetto a Persona, ma vi assicuro che merita, se vi piacciono le cose filosofiche, i pensieri astratti, o piacerà sicuramente. Per il resto Persona rimane una delle mie serie preferite, poteva esserci Final Fantasy, poteva esserci Metal Gear Solid, assolutamente, poteva esserci tanto altro, Xenosaga di cui parlo poco ma che in realtà l'adoro, ma in realtà alla fine ci sta qua, ci sta. E vediamo, manca solo il numero 1, siete pronti? Prontissimi? E ci può essere solo un gioco che adoro, perché almeno ci sono tanti che adoro. Poteva esserci Metal Gear Solid, poteva esserci Persona 5 Royal, poteva esserci Red Dead Redemption 2 o The Last of Us Parte 1 o Final Fantasy 8, Final Fantasy 10, Persona 4, ma alla fine torno sempre lì. Final Fantasy 7 originale, attenzione, non è il remake, l'originale. Io adoro il remake, ma l'originale è perfetto, e capisco la necessità di un remake, lo capisco veramente, però per me è un gioco perfetto, che fra l'altro ha questa traduzione piena di errori. Se volete guardare il puntino, la traduzione in inglese ha un sacco di errori, e non parlo solo degli errori grammaticali che ci sono qua e là, ma proprio degli errori proprio che ti fanno confondere sulla trama perché hanno sbagliato a tradurre, ma vi assicuro è pazzesco, è incredibile. È stato il gioco che mi ha fatto appassionare ai giochi di ruolo giapponesi, ma in generale ai giochi di ruolo, ed è un gioco che mi ha cambiato come videogiocatore. Non sarei quello che sono oggi, non sarei sicuramente Jack Leone Max senza Final Fantasy 7, e vorrei sentire la vostra storia di trasformazione, qual è il vostro gioco preferito e come vi ha trasformato. Magari ci farò anche un video prima o poi, e soprattutto anche le tematiche che tratta sono molto più profonde di quello che potete immaginare, se non l'avete giocato. Se l'avete giocato lo sapete benissimo che tematiche affronta, tematiche anche a livello ambientale e soprattutto societario. Ci fa vedere una società in cui ci stiamo avvicinando veramente. Il futuro potrebbe veramente essere tecnocratico, ovvero meriti in base al potere tecnologico, e vi assicuro ci mostra in che direzione stiamo andando, i danni per il pianeta. Per il resto ci sarà pure tanta fantasia, ma la fantasia è un modo per vedere lo specchio della realtà, E quindi insomma, questa è la mia storia come giocatore, tra protagonista preferito, villain preferito, storia preferita. Manca tante cose che io avrò giocato 2000 videogiochi più o meno, non è un'esagerazione, veramente, per intenti veramente. Questo è il mio sunto. Poi magari un altro giorno ci metterei qualcosa di diverso, ma sono sicuro che queste sono tutte cose in cui credo fermamente, e vi ringrazio veramente. Non voglio essere ripetitivo, ma vi invito a commentare, non tanto per criticare le mie scelte, ma per dirmi i vostri, qualcosa che veramente sentite bisogno di condividere. Mi farebbe veramente piacere leggere e rispondere ai vostri commenti. Grazie di tutto, ci vediamo al prossimo. Il prossimo è sconvolgente, non c'è qui dentro, eppure avrei dovuto metterlo perché uno dei miei preferiti personaggi era chiaramente Ezio Auditore, una delle mie serie preferite è chiaramente Assassin's Creed, e parlerò nel prossimo video di Assassin's Creed e sarà sconvolgente. Ciao a tutti, alla prossima, da Jack Leone Max, ciao!